Breve e solenne introduzione musicale che sfuma nel silenzio. Permettetemi di presentarmi. Il mio nome è Alessandro Manzoni, ma ecco, non sono l'uomo che forse si associa ai libri di scuola, quello dell'Ottocento. No, immaginatemi piuttosto qui, stasera, come l'architetto di un progetto. Un progetto che ho chiamato I Promessi Sposi 3.0. Bene, partiamo dall'inizio. Vedete, ogni grande progetto in fondo nasce da un'esigenza, da un problema da risolvere. E il mio è nato dalla scoperta di quello che potremmo definire un codice sorgente dimenticato, un'antichissima base di dati umana, risalente al XVII secolo, nascosta in un manoscritto anonimo, un file quasi corrotto, quasi illeggibile. E qui arriviamo al problema, quello vero. Il file originale era questo. Un autografo dilavato, graffiato, quasi indecifrabile, un codice sorgente che, sì, era affascinante, ma era intrappolato in un formato completamente obsoleto, pieno zeppo di un linguaggio oscuro, di falle stilistiche, insomma, quella che oggi chiameremo una user experience a dir poco terribile. L'autore originale, vedete, nel suo tentativo di apparire colto, riusciva in un'impresa quasi impossibile, essere rozzo e affettato allo stesso tempo, nella stessa frase. Provate a immaginare un'interfaccia, un programma, che sia allo stesso tempo goffo nel funzionamento e pretenzioso nel design, semplicemente inutilizzabile per un utente moderno. Non funzionava. Eppure, nonostante questo codice così corrotto, così difficile, la storia che conteneva era di una bellezza rara. I dati umani al suo interno, le vicende di queste persone comuni gettate in un'epoca di crisi, erano semplicemente troppo preziosi per andare perduti. Non potevo permettere che rimanessero inaccessibili, chiusi lì dentro. Ed è esattamente qui che è iniziata la mia missione, che non è stata, attenzione, una semplice traduzione, no. È stato un completo refactoring linguistico. L'obiettivo? Estrarre la pura, distillata verità umana da quel codice obsoleto e renderla finalmente eseguibile, comprensibile, funzionante per un'epoca, la nostra, che è dominata dagli algoritmi. Il processo che ho seguito è stato, sì, metodico, quasi ossessivo direi. Fase 1, estrarre la nuda sequenza dei fatti, l'architettura della storia, la sua logica interna. Fase 2, scartare del tutto la dicitura originale, quell'interfaccia seicentesca. Fase 3, rifare completamente il linguaggio, da zero, cercando una chiarezza, una precisione assolute. E poi l'ultima fase, il controllo di qualità prima del rilascio definitivo, il famoso risciacquare i panni in arno, per essere certo che la lingua fosse viva, pulita, universale. Ma ora entriamo nel cuore del sistema. Parliamo dell'algoritmo che governa l'intera narrazione, la provvidenza. E chiariamoci subito, non è una semplice variabile, un elemento della trama, no. È il sistema operativo che gira costantemente in background. È la forza fondamentale che silenziosamente muove ogni singolo evento. Definiamola meglio, questa provvidenza. Immaginiamola proprio come un algoritmo invisibile, un sistema operativo che non interviene con comandi diretti, non forza le cose, piuttosto orienta il caos degli eventi, corregge i bug del sistema umano e guida tutto verso un fine superiore. Un fine che spesso i singoli processi, le singole persone, non riescono a comprendere mentre lo vivono. Certo, ogni sistema operativo ha bisogno di dati per poter funzionare, e in questo caso i dati sono le persone. I personaggi della storia non sono altro che i nodi di una rete incredibilmente complessa. Sono di fatto una database umana, un insieme di profili, motivazioni, conflitti. Partiamo dal centro, i protagonisti. Abbiamo Renzo Tramaglino, onesto filatore di seta. Il suo parametro impulsività è, settato su un valore molto alto. Poi c'è Lucia Mondella. Il suo codice è interamente basato su una variabile, la fede, che è profonda e incrollabile. E infine Don Abbondio. Ah, Don Abbondio. Un'istanza umana il cui intero algoritmo è governato da un'unica funzione, la paura. Un vero vaso di terracotta, costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Poi, naturalmente, ci sono gli oppressori. Potremmo vederli come i virus del sistema. Don Rodrigo, l'antagonista principale, che agisce per puro capriccio. È un bug generato dal privilegio. C'è l'innominato, un signore talmente potente da essere al di sopra della legge, quasi avesse un accesso root al sistema del potere.
E poi Gertrude, la monaca di Monza, un profilo davvero complesso, un nodo della rete che è contemporaneamente vittima e complice della corruzione generale. E per fortuna ci sono anche gli aiutanti, le funzioni di supporto se vogliamo. C'è padre Cristoforo, la guida spirituale, il firewall che cerca di proteggere i più deboli. C'è il cardinale Federico Borromeo, un esempio di altissima levatura morale, quasi l'ideale a cui il sistema dovrebbe tendere. E c'è Agnese, la madre di Lucia, che rappresenta la saggezza pratica, il buon senso, l'intelligenza che viene dall'esperienza. E tutto questo ci porta alla domanda fondamentale, al punto cruciale del mio intervento. Perché? Perché questo antico codice umano dovrebbe essere rilevante oggi più che mai? Qual è il suo valore, il suo vantaggio competitivo in un mondo che sta cambiando a una velocità che non si era mai vista prima? Pensiamoci un attimo. L'intelligenza artificiale ha e avrà sempre di più un vantaggio che possiamo definire assoluto. In cosa? Velocità, calcolo, memoria, resistenza. Non si stanca, non dorme, non dimentica. Ma l'essere umano possiede un altro tipo di vantaggio, un vantaggio comparativo. E dove si trova? Nel gusto, nell'etica, nell'intuizione. Risiede proprio nella nostra imperfezione, in quella che chiamiamo umanità. È lì il nostro valore unico. Ecco perché il mio romanzo non va letto come una semplice storia del passato. Non è un documento storico. È a tutti gli effetti un manuale operativo, un'analisi approfondita proprio di quel vantaggio comparativo di cui parlavo. Studia come reagisce l'essere umano sotto pressione, analizza le scelte etiche, i fallimenti, le redenzioni. È una guida per capire come funzioniamo. Il punto, dunque, è proprio questo. Mentre si costruiscono macchine dotate di un vantaggio assoluto, diventa assolutamente fondamentale non solo non perdere di vista, ma anzi coltivare attivamente ciò che ci rende unici. La nostra umanità non è un limite da superare, è la nostra risorsa più preziosa. E questo ci lascia con un'ultima domanda, che forse non è una domanda, ma la vera sfida del nostro tempo. In un mondo che sarà sempre più governato da algoritmi esterni, progettati da altri, ci resterà la capacità, ma soprattutto la volontà, di decifrare il codice più complesso e importante di tutti, il nostro. Sapremo ancora leggere il nostro codice sorgente?